Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per l'inverno 2024. Ok, pesci, ce l'abbiamo fatta. Wow, abbiamo la carta della giustizia, che interessante, è uscita anche il segno dello scorpione. Ehm, Devo dire che quando c'è la carta della giustizia si parla di questioni burocratiche che si risolvono, si parla di questioni che si rimettono in equilibrio, è anche un riferimento alla giustizia divina. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia mail, nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui. E sempre in descrizione ci sono i link al video per il nuovo corso di tarocchi di gennaio 2024, per le previsioni del 2024, insomma, date un'occhiata alla descrizione del video. Bene, andiamo a vedere, la prima carta è già saltata. Partiamo con un 2 di bastoni. Un altro 2, la sacerdotessa. Un bellissimo cavaliere di coppe, ragazzi. 10 di coppe. Asso di spade. E la carta della luna. Bene. Allora, qui devo dire che con queste due carte si inizia con una sorta di indecisione. Probabilmente c'è qualche tipo di scelta che dovete fare, qualche tipo di valutazione che state facendo, ma avendo la sacerdotessa al contrario, ho come l'idea che non si riesca a vedere chiara la situazione. C'è anche poi questo cavaliere di coppe, può far riferimento a un'offerta che magari potrebbe arrivare o direttamente a una persona che potreste conoscere, una persona nuova, soprattutto se siete single, ragazzi, potrebbe essere una persona, diciamo, di un certo spessore emotivo con la quale potrebbe nascere qualcosa di importante. Se invece siete in coppia, magari, chi lo sa, con questo cavaliere di coppe potrebbe arrivare la richiesta di convivenza piuttosto che una proposta di creare qualche progetto, insomma, andiamo a vedere carta per carta. Allora, partiamo dal 2 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di denari, un 3 di spade e un carro. Allora, qui si tratta, perché c'è un 3 di spade, quindi c'è qualcosa che secondo me risale al passato, perché io considero il 3 di spade una ferita ancora aperta. Devo dire che ci sarà come un... come vi posso dire? Mm, il fatto che il 2 di bastoni è un po' come il, ok, penso adesso che cosa devo fare, la scelta adesso, mentre invece l'andamento di questo gruppo di carte lo sento come un, ok, come mi comporto in un futuro, cosa devo fare in un futuro, cosa scelgo, come mi muovo per curare questo 3 di spade.
Perché con il Cavaliere di Pentacoli al contrario, ho come la sensazione che sia giunto il momento di prendere una decisione, di dare una direzione alla vostra vita, per qualcun altro è di dare una direzione al vostro lavoro inteso come quello che fate quotidianamente, quello che vi piace fare quotidianamente, perché qui ho come la sensazione che non vi sentiate valutati abbastanza, sia che sia sul lavoro, sia che sia sulla famiglia. È come se ci fosse una sorta di merito di più. Ecco, andiamo avanti. Vediamo la sacerdotessa. Mondo e 9 di bastoni. Devo dire che c'è qualche cosa anche con la distanza in questo inverno, perché abbiamo sia il carro che il mondo. Allora, qui qualcuno potrebbe... ho l'idea che ci potrebbe essere qualche questione a livello familiare. Potrebbe essere una nonna o una mamma molto anziana. È come se vi sentiste indifesi a causa di una distanza nei confronti di questa persona. Può essere una distanza fisica o una distanza emotiva o una distanza mentale. Non lo so se le due cose sono collegate, se questa sofferenza potrebbe essere legata a questioni veramente del passato, comunque di famiglia, un po' spesse, anche karmiche per qualcuno. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Di nuovo un 2 di bastoni e l'imperatrice. Sì, qui ha a che fare con una questione o con una madre, ragazzi, come vi dicevo, con una nonna. Guardate, c'è l'imperatrice, è l'idea della maternità, potrebbe anche essere la vostra maternità, o il diventare madri, per esempio, di voi stessi, piuttosto che di un familiare che fino a questo momento si è sempre preso cura di voi, da adesso in avanti è come se dovesse essere voi a prendervi cura di questo familiare. Allora, per qualcuno sento proprio forte, forte, forte un'evoluzione da un punto di vista affettivo. Andiamo avanti, vediamo il 10 di coppe. Abbiamo un 4 di pentacoli e un fante di coppe. Mm. Allora, devo dire che ci sarà una sorta di appagamento con questo 10 di coppe. E vedo figli da tutti i lati, ragazzi, se ve la devo dire tutta, perché qua il fante di coppe rappresenta i figli, il 10 di coppe è la famiglia completa con i figli, il mondo figli. Abbiamo qui l'imperatrice. Può essere figli o progetti, la gestazione di qualcosa, può essere appunto di un bambino, di un progetto, di un'idea, di una collaborazione, anche se non lo vedo tanto. Andiamo a vedere l'asso di spade. Un'altra carta che parla di bimbi. Abbiamo un matto e un re di pentacoli. Mm. Allora, l'asso di spade fa riferimento a qualche verità ed è come se qualche questione legata all'ingenuità venisse fuori, si trasformasse in qualche cosa di concreto. L'asso di spade è anche una carta che mette in ordine i pensieri, ok? Quindi è come se ci fosse una sorta di inizio, di nuovo inizio molto più concreto e meno ingenuo, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere la luna.
Allora, abbiamo un 9 di coppe e un 4 di coppe. Ce ne sono due qui. Ah sì, c'è anche la regina di spade. C'era il re di spade? No. Allora, ragazzi, questa carta vi dice, questo gruppo di carte vi dicono di fare come attenzione, perché la luna parla di proiezioni e anche qui ho la carta della cecità. Quindi è come se vedesse solo un lato delle cose in questo periodo. Vi sentite soddisfatti così come siete, ma è come se deste priorità solo a un lato della vostra, a una parte della vostra vita. È come non vedo che cosa non vedo. So che è un gioco di parole, però è un non essere consapevoli di quello che non si sta considerando, diciamo, di quello che non si sta vedendo, o anche del tipo di proiezioni che si stanno facendo su se stessi e sugli altri, eh. Allora, se siete in coppia, allora, se siete in coppia vi devo dire, è come se ci fosse una sorta di salto, una sorta di avanzamento, ok? Vado avanti, quella che prima poteva essere un'indecisione ehm, a causa magari di certi dettagli che sono passati inosservati o che sono stati sottovalutati, però ho come l'idea che qui ci sia una sorta di appunto salto in avanti, potrebbe essere, come vi dicevo prima, la gestazione di un figlio, potrebbe essere il fatto di andare a convivere, il fatto di sposarsi, il fatto di organizzare un viaggio insieme. Non vedo tanto il comprare la casa, però considerato che abbiamo la giustizia, per qualcuno può essere così. C'è da regolarizzare comunque la situazione tra di voi. Se foste single, vi dico, potrebbe arrivare una persona molto 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 interessante. Potrebbe essere una persona molto creativa e ho come la sensazione che vi possa dare una sorta di spinta, perché l'idea è che vi siate un po' inceppati a livello energetico, che siate un po' fermi, no? Avete come bisogno di sì, di una spintarella, di un aiuto e arriva questa persona, questo cavaliere di coppe che vi aiuta a darvi questa spintarella. Perché vi dico che vi siete inceppati? Perché avete comunque carte qui di appagamento, ma anche di staticità, il 9 di coppe, il 4 di pentacoli, quindi è come se fosse in una sorta di zona di comfort, però c'è un 3 di spade, non siete completamente soddisfatti. Cioè, c'è ancora qualcosa che brucia. Però vi dico che arriverà comunque quello che è l'appagamento, ok? Allora, se guardiamo l'aspetto, diciamo, della famiglia di origine o comunque la famiglia, ecco, questa sorta di cecità la vedo proiettata anche in quel settore lì, nel senso che è come se ci fosse qualche cosa o che non vedete o che vedete e non potete gestire perché non è nelle vostre facoltà, non avete i mezzi per gestire questo qualche cosa. Vi dico, c'è anche qualche cosa che ha a che vedere con dei viaggi, con gli spostamenti, qui. Se fosse, diciamo, il lavoro, allora, per quello che riguarda il lavoro, vi dico, l'energia è quella, siete appagati, siete in una zona di comfort, soprattutto se comunque avete già un lavoro, sia che siate autonomi, sia che siate dipendenti. Ehm, Devo dire che potrebbero esserci anche delle prospettive future più rosee, soprattutto se state aspettando o volete chiedere un aumento di stipendio. È come se, guardate, se avete delle idee innovative, dei progetti, dei nuovi prodotti da proporre, fatelo nell'inverno, perché è un periodo abbastanza positivo per proporre cose nuove. Allora, se invece siete disoccupati, vi dico che potrebbe esserci qualcosa che inizia, se non è, perché comunque la giustizia ce l'avete, la giustizia parla di contratti proprio firmati, però
non è così per tutti, nel senso che molte persone, ma per questioni di famiglia, nel senso che ho l'idea che qui ci sia qualcuno da accudire nel prossimo periodo, magari un'influenza, magari qualcuno che si rompe un piede per dire, che vi drenerà un pochettino di tempo e quindi è come se non aveste tanto tempo da dedicare al lavoro. E parlo per le persone che sono disoccupate, eh. È come se ci fosse qualche cosa che vi assorbe in questo periodo dell'anno. È un discorso di mi occupo della mia famiglia, do priorità alla mia famiglia. Ehm, Vi dico, per qualcuno potrebbe arrivare qualche lavoro proprio come badante, come accuditrice, come babysitter. È un lavoro che si fa in piccoli gruppi familiari. È un lavoro legato ai bambini o alle donne in gravidanza, può essere qualche gruppo di sostegno, o visto che siamo sotto Natale, ragazzi, potrebbe anche essere qualche lavoro legato al Natale. Vi dico, è difficile che dal 20-21 di dicembre, però magari sì, qualcuno cerca l'ultima settimana per fare i pacchetti nei momenti di boom. Cioè, vedo comunque cose, cioè lavoretti per i disoccupati, ma comunque appaganti, vi devo dire. Poi abbiamo, cosa ho detto? Disoccupati, occupati, gli autonomi, nuovi progetti, ragazzi, vedo nuovi progetti in vista. Per quello che riguarda i soldi, devo dire che avete bisogno di fare un attimino il punto della situazione. Non è che stiate male, anzi, devo dire che siete in una certa stabilità, in una certa zona di comfort. Magari non avanzano, ecco, nel senso, però comunque vi potete permettere tutto quello di cui avete bisogno, quindi siete comunque nell'abbondanza. Devo dire che potrebbe esserci qualche, come vi posso dire, necessità organizzativa a livello di spese. Quindi è come se doveste farvi una sorta di calendario per capire quando esce cosa, non lo so, tipo febbraio l'assicurazione della macchina, marzo c'è, non lo so, qualche altra cosa. Fare una sorta di prospetto. Questo vi aiuta a gestire in modo egregio le spese nell'inverno. Potrebbero anche arrivare a causa di questi contratti, diciamo, qualche cosa in più. Non è tanto, ma qualche cosa in più a livello economico potrebbe arrivare. Mm. Bene, ragazzi, spero di avervi detto tutto. Adesso andiamo a vedere gli oracoli. Allora, andiamo a vedere un koan, che sono questi messaggi tibetani di meditazione. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti, non coglierai mai il bersaglio. E lo sento molto molto con questo carro. Il carro è il prendere in mano le redini della situazione, le redini della propria vita, dare una direzione a quello che è, anche solo che fosse la vostra intenzione. Cioè, non avete la vita dei vostri sogni, non importa. Che vita voglio creare? Quella voglio. E di lì inizio ad andare e penso sempre solo in quella cosa lì. Mi focalizzo, ok? Comunque qui parla anche di uno sperimentare, cioè nel senso non vi fidate mai di quello che vi dicono gli altri in base alla loro esperienza, in base al loro punto di vista, in base alle loro conoscenze, al loro modo di metabolizzare la realtà, ma siate voi a toccare con mano quello che vi interessa fondamentalmente, ok? Perché qui dice guarda e vedi con i tuoi occhi, ok? Quindi dovete essere voi a vedere le cose in modo chiaro. L'asso di spade vi ricordo che è la chiarezza mentale. Se esiti non coglierai mai il bersaglio, ok? E infatti partiamo con un 2 di bastoni, che è una carta di indecisione. C'è qualche tipo di indecisione sul sto nella mia zona di comfort dove non mi manca niente o mi muovo, vado avanti. Perché l'offerta per qualcuno siete voi che la farete, però
Tenete presente che avete un 2 di bastoni. Qui c'è un qualche cosa di importante che dovete regolarizzare. È un po' come, vi faccio un altro esempio, se qualcuno stesse decidendo di avere dei figli, è un po' come se vi dicessero di regolarizzare la relazione prima di avere dei figli. Perché questi sono proprio i contratti legali, ok? È qualche cosa di scritto. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Mi sono dilungata un po' troppo con la lettura. Riflessione, o riflesso sarebbe. Vedi tutti gli aspetti di te stesso attraverso il riflesso della persona che specchia il tuo sé più profondo. Qui parla, ragazzi, di, tra virgolette, usare gli altri come specchio per capire ehm, il nostro sé più profondo. È la legge dello specchio. C'è proprio una legge che parla di come usare gli altri per capire cosa ci dà fastidio. Quindi di quella persona lì mi dà fastidio il fatto che sia, non lo so, disordinata, ok? E devo capire dove il disordine dà fastidio a me, dentro di me. Spero di essermi riuscita a spiegare. Guardate, l'ho fatta veramente spiccia, come spiegazione, è molto, molto ristretta. Comunque potete cercare su YouTube. Bene, questo è quello che avevo per voi, amici dei pesci. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete condividere, potete iscrivervi, abbonarvi al canale, lasciare un commento, insomma. Vi ricordo, le previsioni del 2024 sono già online, i corsi del 2024 sono già online. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!